Buona giornata! In questo video non ti dirò qual è la blockchain migliore. Ti darò un sistema strategico per porti le domande giuste, quelle che ti faranno scegliere la tecnologia perfetta, non per sembrare innovativo, ma per battere la concorrenza. Stai per investire in un progetto blockchain? Aspetta un attimo. Questa formula sblocca la blockchain ideale. Prima di cominciare, è meglio che sappiate che quasi tutte le blockchain su cui investite oggi hanno, in un certo senso, un difetto di fabbrica, e che dietro le promesse di rivoluzione e profitti stellari si nasconde una battaglia silenziosa, una guerra tra velocità, sicurezza e decentralizzazione, da cui quasi nessuna esce completamente vittoriosa. Nel mondo cripto, tutti vendono il futuro, ma quasi nessuno parla del compromesso impossibile che ogni progetto deve affrontare, un segreto che alla fine ne determina il successo o il fallimento. Questo è il trilemma della blockchain. E oggi non solo ve lo spiego, ma vi do la formula per scovare i progetti che hanno più chance di risolverlo e dominare il futuro. Oggi vi do la mappa per orientarvi. I 3 pilastri del trilemma. Per capire il conflitto dobbiamo conoscere i 3 contendenti. Immaginateli come gli ingredienti di una ricetta. Presi singolarmente sono perfetti, ma dosarli insieme è un'arte. Per primo, la scalabilità. Immaginate una cassa sola per un intero supermercato il sabato pomeriggio. La coda sarebbe infinita e tutti sarebbero frustrati. Ecco, la scalabilità è semplicemente il numero di casse aperte. Su una blockchain indica quante transazioni possono essere elaborate contemporaneamente prima di creare un ingorgo che rende tutto lento e costosissimo. Poi abbiamo la sicurezza. Pensate a un forte digitale le cui mura sono fatte di pura matematica. La sicurezza di una blockchain è la sua capacità di resistere agli attacchi. Per buttar giù quelle mura, un malintenzionato non dovrebbe solo assoldare un esercito, ma dovrebbe avere a disposizione l'energia di un'intera nazione. È un'operazione così assurdamente costosa e complessa che diventa praticamente impossibile. Una rete sicura è una di cui ti puoi fidare ciecamente. Infine, il pilastro che rende tutto questo blockchain, la decentralizzazione. Immaginate un'azienda senza un capo. Le decisioni importanti non vengono prese da un consiglio di amministrazione, ma devono essere approvate da tutti i dipendenti. Nessuno può cambiare le regole a proprio piacimento. Il potere è distribuito tra migliaia di persone nel mondo, rendendo il sistema a prova di censura e di controllo da parte di un'autorità centrale. Presi singolarmente, questi 3 pilastri sono fantastici. Il problema, il vero trilemma, nasce quando cerchiamo di averli tutti e 3 insieme al massimo della potenza. Il conflitto e i compromessi. Ed è qui che casca l'asino. Ottimizzare uno di questi aspetti, quasi sempre, vuol dire sacrificarne un altro. È come un gioco in cui, se tiri troppo la coperta da un lato, lasci scoperto l'altro. Prendiamo l'esempio che tutti conoscono. Bitcoin. È incredibilmente sicuro e decentralizzato, come una fortezza gestita da un'intera popolazione. Nessuno lo comanda e hackerarlo costerebbe una fortuna. Ma per ottenere ciò sacrifica la scalabilità. È lento, ha poche casse aperte e può processare poche transazioni al secondo. Ecco perché pagare un caffè in Bitcoin resta poco pratico. Dall'altro lato, sono nate tante blockchain alternative super veloci. Spesso, però, questa velocità si ottiene con un trucco. Si riduce il numero di controllori che verificano le transazioni. È come un locale esclusivo con solo 2 buttafuori invece di 20. La fila scorre veloce, certo, ma cosa succede se quei 2 decidono di chiudere la porta o cambiano le regole? Meno controllori significa più velocità, ma anche più potere concentrato in poche mani. Questo è il punto dolente che forse avete già provato sulla vostra pelle. Le commissioni di Ethereum che schizzano alle stelle quando la rete è congestionata? È l'ingorgo del supermercato con una cassa sola? La paura che una blockchain possa essere manipolata da pochi? È il rischio di affidarsi a solo 2 buttafuori. Questo è il trilemma in azione. La ricerca della soluzione. Ma l'innovazione, si sa, non dorme mai. E infatti gli sviluppatori stanno tirando fuori dal cilindro delle soluzioni geniali per non dover più scegliere a quale pezzo della coperta rinunciare. La prima grande idea sono i Layer 2, o secondi livelli. Immaginate che l'autostrada principale, come Ethereum, sia bloccata nel traffico. I Layer 2 sono come strade statali veloci che corrono parallele.
Le auto possono uscire, sbrigare le loro faccende su queste strade agili e a basso costo, e poi, invece di rientrare una per una creando coda, un unico furgone blindato raccoglie tutte le loro ricevute di viaggio e le consegna al casello dell'autostrada, validando tutto in una sola efficiente operazione. Progetti come Arbitrum e i roll-ups fanno proprio questo. Un'altra soluzione si chiama sharding. Se la blockchain è un puzzle da 1 milione di pezzi che una sola persona deve completare, lo sharding lo spezza in 100 puzzle più piccoli. Invece di una persona sola, ora hai 100 squadre, ognuna che lavora sul proprio pezzetto. Il lavoro viene completato in una frazione del tempo, rendendo l'intera rete più veloce. E poi ci sono architetture completamente nuove, come i DAG, grafi aciclici diretti. Questi progetti abbandonano la classica catena di blocchi, che è come una fila indiana ordinata. Immaginate invece una ragnatela. Anziché aspettare che la persona davanti a voi faccia un passo, ogni nuova transazione può agganciarsi a più punti della ragnatela contemporaneamente. Sembra più caotico, ma permette di convalidare le operazioni in parallelo, raggiungendo una velocità pazzesca. Confusi? È normale, parliamo di tecnologie all'avanguardia. Ma quale di queste soluzioni vi stuzzica di più? I layer 2, lo sharding o le architetture come i DAG? Scrivetelo nei commenti, la più richiesta diventerà l'argomento del nostro prossimo approfondimento. La formula per il futuro. Allora, qual è la formula magica per la blockchain ideale? La verità è che il trilemma non è stato ancora sconfitto, ma ora avete gli strumenti per capire chi sta vincendo la corsa. Quando analizzate un nuovo progetto, non fermatevi al marketing e alle promesse. Usate questa checklist mentale. Come punta a scalare, si affida a strade statali veloci come i layer 2? Vuole dividere il puzzle con lo sharding o usa una ragnatela come i DAG? Quanto è davvero decentralizzata? La rete è gestita da un'intera popolazione o da un club esclusivo di pochi buttafuori? Come garantisce la sicurezza? La sua fortezza digitale usa un'architettura collaudata o qualcosa di più sperimentale? La blockchain perfetta non è un miraggio, ma una meta tecnologica che si sta avvicinando. I progetti che troveranno il giusto equilibrio tra questi tre elementi saranno quelli che costruiranno il vero futuro del Web3. La blockchain non è il traguardo, è il veicolo. È uno strumento per creare un modello di business completamente nuovo, per ottenere un vantaggio competitivo unico o per risolvere un problema della tua filiera che prima sembrava insormontabile. La vera domanda da cui partire non è mai quale blockchain usiamo, ma quanti problemi possiamo finalmente risolvere in un modo che nessuno ha mai tentato prima e come può aiutarci la blockchain a farlo? Quindi, il primo passo è smettere di vedere la blockchain come un martello in cerca di un chiodo. Partiamo da un problema di business reale e chiediamoci: le caratteristiche uniche di un registro distribuito, immutabilità, trasparenza e decentralizzazione, possono darmi una soluzione 10 volte migliore di quella che ho adesso? E ora voi avete la conoscenza per riconoscerli prima degli altri. Su quale tipo di architettura blockchain potrebbe fare al caso tuo? Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per non perdervi i prossimi capitoli di questa incredibile corsa tecnologica. Alla prossima! Ciao a tutti!